Buonasera e benvenuti a Ulisse, il piacere della scoperta. Questa sera faremo un viaggio davvero molto particolare. Viaggeremo verso nuovi mondi. Un po' esploratori, un po' turisti, guarderemo infatti il mondo alla rovescia, per così dire. Ecco dove andremo. In questa puntata faremo un curioso viaggio alla rovescia alla ricerca di nuovi mondi. Vedremo la Francia con gli occhi di due capotribù della Nuova Guinea. Lo sviluppo tecnologico ha messo in contatto quotidiano culture molto lontane e diverse. Cosa abbiamo guadagnato e cosa stiamo perdendo? Il gusto dell'avventura e della scoperta. Racconteremo la straordinaria avventura di Shackleton al Polo Sud. Incontreremo i gruppi storici, viaggiatori nel tempo dei nostri giorni. Seguiremo una famiglia che a Londra ha accettato di vivere per alcuni mesi nelle stesse condizioni di un secolo fa. Esistono altri mondi? È possibile. Scopriremo i segreti dei viaggi virtuali che ci offre l'era di Internet. Un giorno in Tanzania, in una spedizione, ho incontrato un giovane cacciatore-raccoglitore della tribù degli Hasta. Cacciano solo con archi e frecce. E stavamo di fronte uno all'altro. E gli chiedevo tante cose, a gesti, per quali prede usava quel tipo di frecce, quanti figli aveva. E lui mi capiva e mi rispondeva, sempre a gesti. Poi mi sono accorto che mi fissava e mi scrutava, un po' come facevo io con lui. E però lì mi sono accorto che era lui che stava studiando me e non io lui. Ero forse il primo bianco che vedeva, almeno da molto tempo, e mi guardava gli occhi chiari, la barba che lui non aveva, eccetera. Come vedete, tutto è molto relativo. Recentemente, quando per Ulisse siamo andati in Namibia, tra i Boshimani, è capitato un altro fatto abbastanza curioso. Quando abbiamo chiesto al nostro interprete cosa pensassero loro, i Boshimani, di noi, mi ha risposto, un po' imbarazzato, che non pensavano che noi fossimo particolarmente intelligenti. Non capivano infatti perché volessimo filmare come si accendeva il fuoco con i legnetti. Dicevano, ma perché non lo sanno fare? Insomma, uno dei popoli più antichi riteneva noi molto arretrati per i loro standard. Ebbene, qualcosa di simile potrebbe capitarvi se partiste per la Nuova Guinea, per incontrare una delle popolazioni più amate dagli antropologi, gli Uli, i famosi uomini parrucca. Indossano i colori dell'uccello del paradiso in omaggio alla sua bellezza. Sono soprannominati uomini parrucca per via della loro acconciatura, un miscuglio incredibile di piume, piante e capelli umani. Ma a nessuno viene in mente di deriderli. Questi uomini fanno ancora le guerre tribali e alcuni, si dice, praticano anche il cannibalismo. Una popolazione rimasta sconosciuta a tutti fino all'inizio del XX secolo. La loro terra è talmente selvaggia e inaccessibile che è stata a lungo creduta disabitata. Sono stati dei cercatori d'oro australiani a esplorare la regione per la prima volta nel 1930. A loro dobbiamo queste immagini. Durante la prima spedizione, gli australiani non trovarono l'oro, ma un popolo strano dalla lingua sconosciuta, gli Uli. Abbiamo creduto che fossero tornati gli spiriti degli antenati. Lo abbiamo creduto perché essi avevano la pelle bianca, un abbigliamento diverso e un odore particolare. Ecco che cosa abbiamo pensato. La loro pelle è bianca perché hanno passato molti anni sottoterra. Odorano in modo diverso, ma deve essere l'odore della tomba. I bianchi e la loro attrezzatura affascinarono gli uomini parrucca. Qualsiasi oggetto che avevano con sé, una scatola, un barattolo di conserva, acquista valore di talismano. Per contenere le richieste sempre più pressanti dei guerrieri Uli,
i bianchi daranno una dimostrazione della loro forza. Tutti hanno avuto paura. Credevamo che i bianchi facessero quel rumore con la loro bocca, che uscisse dai loro corpi. Non avevamo mai visto un fucile prima di allora. Il suono era terribile. La cultura Uli viene tuttora insegnata nelle scuole di parrucche, dove i ragazzi si lasciano crescere i capelli a riparo da sguardi indiscreti. Quando li considera pronti ad affrontare la vita, il maestro taglia i capelli dei suoi allievi. La forma della parrucca indica il grado di iniziazione. Serve 1 anno e mezzo per ottenere una parrucca di base, ma occorrono 3 anni per una parrucca da cerimonia. Riuscire a modellare dei capelli crespi richiede un'attenzione quotidiana. Gli uomini che possiederanno una parrucca godranno poi di un prestigio incomparabile. Chi indossa la parrucca è più rispettato. La gente sa che è andato a scuola, che è iniziato, conosce la cultura e le origini del suo clan. È una persona rispettata nel villaggio. La scuola non è un salone di parrucchiere, è un vero monastero. Qui i maestri insegnano tutti i segreti della cultura Uli, come l'arte della guerra. Gli Uli cercano con regolarità delle piume d'uccello per rinnovare la bellezza delle loro parrucche. Gli uccelli del paradiso sono gli uccelli più belli di tutto il paese, con le piume più belle e i colori più belli. Siamo fieri di poter assomigliare a loro. Queste immagini, lo avete visto, sono state girate da una troupe che si è recata fin laggiù in Nuova Guinea, analizzando, filmando e spiegando in modo occidentale il mondo di queste popolazioni. Ma cosa accadrebbe se succedesse il contrario? Cioè se fossero loro a venire a studiare noi? È quello che vedremo adesso. In effetti oggi gli antropologi hanno cominciato a studiare proprio il modo in cui le popolazioni tradizionali guardano l'uomo occidentale o il turista. È diventato l'oggetto di tanti seminari, libri, eccetera. E noi vi presentiamo oggi un documentario, una specie di insolito diario di viaggio. Il regista Jean-Marc Barrère e il fotografo Marc Dosier hanno invitato 2 capi della tribù degli Uli in Francia e li hanno seguiti con le telecamere per capire come vedessero il nostro mondo. E ne è uscito un filmato molto interessante e istruttivo per noi. Bonjour. Merci beaucoup. Au revoir. Ho imparato un mucchio di parole nella lingua dei francesi. Ripetetele con me. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Ça va. Mademoiselle. Mi chiamo Mujeya Kepang. Sono di Papua e appartengo alla tribù Uli. Noi viviamo nella foresta e coltiviamo la terra. Quest'uomo è mio cugino, si chiama Polobi Palia. Siamo entrambi dei capi qui, a Papua, Nuova Guinea. Insieme abbiamo intrapreso un lungo viaggio durato 4 mesi per andare dall'altra parte del mondo in un paese chiamato Francia. Quell'uomo è il nostro amico, si chiama Marc. È lui che ci ha invitato a scoprire il paese dei bianchi.
Loro sono esattamente come noi, solo che la loro pelle è bianca. Hanno abitudini molto curiose e vivono in città molto strane. Vedi le loro città, le case, con i fiori, i giardini. Non ho mai visto niente del genere. È veramente magnifica. Sembra di stare in paradiso. Nella terra dei bianchi, le città sono così grandi che ci si potrebbe perdere. Le case sono altissime, sembrano enormi alberi che si arrampicano verso il cielo. Avete visto? I bianchi non ci guardano neanche. Guardano solo i loro piedi. Sì, è vero, camminano così. Sì, giusto. Anch'io so fare come i bianchi. Se aveste visto le loro macchine, vanno e vengono, avanti e indietro, senza mai fermarsi. I bianchi non si siedono mai, non dormono mai e non smettono mai di guidare. Vanno avanti e indietro, tutto il tempo. E la cosa più strana è che qui a Parigi si spostano persino sottoterra. Al mattino dicono sempre buongiorno. Buongiorno, signora. 10,90 €, prego. Ma la sera, quando tornano dal lavoro, non parlano più con nessuno. Non hanno più tempo di dire neppure salve o arrivederci. Abbiamo fatto un giro della Francia, ma non abbiamo mai camminato. Siamo andati da nord a sud, da est a ovest, ma sempre in macchina. Un giorno degli amici di Marc ci hanno invitato a cena. Il capo di una delle famiglie, l'uomo che ci ha ospitato, si chiamava Henri. Per le occasioni speciali i francesi indossano i loro abiti migliori. Perciò anche Polobi ed io abbiamo fatto la stessa cosa e ci siamo preparati con cura. Sei anche più grasso di me. Ti fa male? No, sono le clip. Come si dice clip? Pensava che avessimo i buchi alle orecchie. No, non abbiamo buchi. Oh, sì, sì. Come me, come me. Non fa male. Noi mettiamo gioielli qui, alle orecchie. Ma un buco al naso? Beh, c'è chi si fa il piercing. No, va bene, ma... No, va bene, ma è una cosa volgare. Non troverai mai un uomo se hai un buco al naso. A Papua, se hai un bastoncino così infilato nel naso, avrai un gran successo. I bianchi hanno abitudini davvero molto strane. Qui mangiare non è affatto facile. Hanno bisogno di un mucchio di attrezzi. È un po' come da noi per riparare una macchina. La grande festa in nostro onore ci aveva fatto molto piacere. Perciò Polobi ed io volevamo ricambiare la loro gentilezza.
Nel villaggio di Polovi e Mbugeia tutti hanno di che vivere. La regola è condividere ciò che si ha. Nessuno è particolarmente ricco, ma nessuno soffre mai la fame. Ogni famiglia alleva maiali, coltiva la terra e raccoglie la frutta. Tutti scambiano il loro cibo, lo danno ad altri o lo vendono in piccoli mercati lungo la strada. Il loro mercato è in una enorme casa dove tutti spingono piccole automobili che chiamano carrelli. Ci sono un mucchio di cose qui. È come stare sulla strada del mercato. Guarda quanti vestiti! Ce n'è di tutti i tipi, ruvida, morbida, per giovani e per anziani, di ogni colore. La gente viene qua e si chiede quale potrebbe essere quella più adatta a me, quale scelgo. Senti, che facciamo adesso? Ne prendiamo un'altra? No, lascia quella. Chissà l'altra com'è. Aspetta, per favore. Ma non ti fa male? Un'altra cosa che ai bianchi piace tanto è sviluppare i loro muscoli. E per farli diventare più grandi hanno un mucchio di attrezzi. Quel giorno Mark ci ha presentati un suo amico, di nome David. Era un uomo con dei muscoli enormi. È una buona cosa avere dei muscoli più forti. È utile per portare oggetti pesanti. C'è quasi. Se farete la stessa cosa, anche a voi verranno dei muscoli molto grandi. Non aiutarmi, posso fare da solo. Sta dormendo? I grandi capi, i re, le regine, i primi ministri, i presidenti, nessuno può sollevare pesi come quelli. È molto difficile. Solo le persone come David riescono a farlo. David ha dei muscoli enormi. È più forte di tutti i capi del mondo. Grazie, David. Di niente. I bianchi vorrebbero restare giovani per sempre. Si preoccupano del loro viso e del fisico. Abbiamo incontrato un altro amico di Mark. Il suo lavoro consiste nel tagliare i capelli. Mbugeia? Sì? Vuoi lavare tu i capelli alla signora? Venga, madame. Le taglierò io i capelli. Mbugeia, devi solo fare finta. Se glieli tagli male, la signora si arrabbia. Così, massaggia. No. Vuole sapere se va bene? Benissimo, perfetto. Noi non facciamo mai cose del genere. Soltanto le donne lo fanno. Agli uomini è proibito. Ora tagliamo. Su. Dolcemente. Ha fatto un buco? Voilà. Sono le mie forbici.
Portale qua, ridammele. Le hai osservate abbastanza. I Papua sono autentici seduttori. Trascorrono ore e ore ad affinare le loro armi di seduzione, ma per sposarsi devono possedere dei maiali. In Papua Nuova Guinea gli uomini, come abbiamo visto, si impegnano molto per migliorare il proprio aspetto, per piacere alle donne, e possono avere anche molte mogli, ma devono poterle comperare, cioè devono avere abbastanza maiali da dare alla famiglia della sposa. I maiali fanno davvero parte della vita degli uli e di tante altre popolazioni di quell'area. Vengono allevati in piccoli numeri nei villaggi e poi sono utilizzati sia come merce di scambio che come moneta, ma anche per feste di matrimonio, riti di passaggio all'età adulta, cerimonie funebri, eccetera. È intuibile quindi che l'allevamento modello che stanno per visitare in Bretagna i due protagonisti del filmato, con un'immensa quantità di maiali, sia un'esperienza per loro paragonabile a quella per noi di entrare nel cavo di Fort Knox. I bianchi pensano che i maiali siano delicati, perciò si lavano bene le mani e mettono sempre una medicina sui piedi prima di entrare nella grande casa dei maiali. Ecco, queste sono le scrofe, le femmine dei maiali. Da loro i maiali sono tutti allineati in una grande casa, come le loro auto in un parcheggio. Guarda, il cibo arriva automaticamente ai maiali. Anche l'acqua arriva automaticamente. Hanno una vera e propria casa. Con tante stanze, ognuno ha la sua stanza. Dormono bene qui. Fanno tutto automaticamente. Se non l'avessi visto, non ci avrei mai creduto. L'acqua arriva dappertutto. Quanti hai detto che sono? 600? Ma tu pensi di essere ricco o no? Dire la verità, no. I bianchi, anche se possiedono molti maiali e un mucchio di terra, non ammettono mai di essere ricchi. Ehi, guarda! C'è qualcosa dentro. Hai intenzione di mangiarlo? Nel loro mare vivono tantissimi animali. Alcuni hanno delle forbici come zampe, altri lunghi capelli. Alcuni animali marini, poi, assomigliano addirittura a dei funghi. I bianchi li tirano fuori dall'acqua, rompono le loro conchiglie e li mangiano. I frutti di mare. È morto? A me sembra vivo ed è crudo. Si muove ancora quando lo tocco. È dolce. E tu lo hai mangiato? Sì, ne ho assaggiato un pezzetto. Se fossi un uomo di mare la mangerei, ma visto che sono un uomo di montagna non lo faccio. Bene, dalla me. Ci sono tanti vecchi là? Sì, molti. E quando i bianchi diventano vecchi, vanno in un posto speciale. Vedi come sono belle le case dove vanno a dormire tutti i vecchi? Guarda, ognuno ha la sua stanza. Qui da noi, a Papua, quando i vecchi non camminano più, li portiamo sulle spalle. Ma è faticoso. Da loro è tutto molto più facile, perché hanno inventato delle piccole auto apposta. E a quelli che non hanno più i denti, le infermiere tritano il cibo, così lo possono bere.
In questo modo per loro è più facile nutrirsi. Alla fine, Polobi ed io eravamo molto tristi nel vedere i loro vecchi ridotti così. Perciò mi sono vestito con i miei abiti migliori per rallegrarli. Grazie per averci donato queste 4 donne. 2 per Mugeia e 2 per Polobi. Sono veramente felice. Grazie a tutti, amici. E cosa fanno quando muoiono? Quando muore un genitore, i figli non fanno proprio niente. Pagano delle persone che pensano a tutto. Le ceneri si mettono qui dentro. L'urna si può aprire per spargere le ceneri all'aperto. Questa è un'urna molto economica. Questa è opera di un artista. Quest'altra è realizzata con un unico blocco di granito. Alcuni bianchi non vogliono essere sepolti. Chiedono di essere cotti sul fuoco e che le loro ceneri siano riposte in una scatola. C'è anche chi chiede che siano messe su una barca e mandate in mare aperto. E chi invece preferisce che siano sparate verso l'alto, in cielo, dentro un razzo. Io ho paura di morire. Quando avrò una lunga barba bianca e camminerò solo appoggiandomi ad un bastone, sarà tempo di scegliere una bara. Ma fino ad allora vorrei evitare di parlarne. Il proprietario di quel negozio mi ha chiesto di scegliere una bara per il giorno del mio funerale. Questo è un modello che la famiglia può far decorare e quest'altra può essere interamente ricoperta di fiori. D'accordo, ora che hai preparato tutto, puoi entrarci dentro? E io posso chiudere il coperchio, così appena appoggiato sopra, appena per vedere che effetto fa. Anch'io ho le stesse difficoltà nel fare una cosa del genere. Quindi anche tu hai paura di morire. Ecco perché ti ho chiesto di entrarci dentro, tanto per vedere se l'avresti fatto. Insomma, visto che per i bianchi tutto è affari, fanno soldi perfino con i morti. L'Empire de la Mort. Ma quanti sono? Sono anche alle mie spalle. Anche i nostri antenati conservavano le ossa dei defunti e le conservavano in grotte come questa. Guarda, è impossibile contarle. Dobbiamo scattare delle foto, altrimenti al villaggio non ci crederanno. Avevo una paura tremenda. Avevamo una lampada perché eravamo in una grotta sottoterra e la città era sopra di noi, sulle nostre teste. Ma quanti sono? Hanno detto 6 milioni di persone. Quasi come la popolazione del nostro paese. 6 milioni e 300.000. Ecco quanti sono. E sono tutti morti. Persone che non ci sono più. Ehi, attento! Qui succedono cose strane. Smettila di fare lo scemo. I morti possono vederti. Dovremmo fare la stessa cosa anche al cimitero del nostro villaggio. Pulire tutte le ossa dei morti e accatastarle per bene, così tutte in ordine perfetto. Poi, una volta sistemate, potremmo farci pagare per mostrarle ai turisti. Che ne dici? Che i due protagonisti del nostro filmato, Polobi e Mugeia, stanno viaggiando su e giù per la Francia. Per loro non sarà certo facile orientarsi, ma quanti di noi sanno qualcosa della loro terra, cioè la Nuova Guinea? Bene, è un'isola a nord-est dell'Australia. Politicamente è divisa in due. Da una parte c'è Papua Nuova Guinea e dall'altra l'Irian Jaya. La sola Papua è più grande della Spagna. Geograficamente il suo territorio è molto vario. È attraversata da una catena montuosa e il suo monte più alto supera i 5.000 metri. La foresta pluviale dal mare sale fino agli altipiani dove vivono appunto gli uomini parrucca. Ancora oggi le strade sono pochissime e la maggioranza dei collegamenti viene assicurata con dei piccoli aerei.
Per Polobi e Mudeia toccare il mare o la neve, sono esperienze che non hanno mai fatto e non potranno dimenticare. Nel loro paese, in Francia, ci sono montagne molto alte che sembrano ricoperte di latte, ma non hanno lo stesso sapore, si chiama neve. E tu l'hai assaggiata? Guarda, la neve è come lo zucchero. E voi la bevete? È come il gelato. Coraggio, assaggiala. No, mangiala tu. È un'usanza francese, fa bene alla pelle. Vedi, ci si può lavare con la neve. È proprio fresca. Abbiamo la faccia più pulita ora. Adesso vi è scaldato. Tutta questa neve mi fa male agli occhi. Come mai tu hai gli occhiali e noi no, Mark? Guardate, non sono bello? Mi sembra di avere ai piedi un tronco o una roccia. Non è facile camminare con questi. Non glieli darò più lunghi, visto che è la prima volta. A me non date il casco. Io ho le piume sul mio capo. Sono importanti e non posso toglierle per mettere il casco. Perciò datelo solo a Polobi. Questo serve per scendere giù dalla montagna dove c'è la neve. Se non ce l'hai, non puoi sciare. È obbligatorio, altrimenti non si può andare in montagna. Non è facile. Ma non siamo morti. Siamo saliti senza nessun problema. Arrivati lassù, in cima alla montagna, abbiamo visto la gente scivolare. Erano come uccelli che volavano in cielo. E nessuno si rompe un braccio o altro. Si divertono da matti. Insomma, sciano. Dopo una settimana di tentativi, ho capito che non era tanto pericoloso. Anzi, sciare è divertente. Abbiamo anche provato ad arrampicarci fino in cima alla montagna. Non riuscivamo a capire che cosa cercassero i bianchi lassù. Non c'è cibo, né donne, né case. Non c'è niente. La neve ricopre tutte le montagne. È uno spettacolo magnifico. Incredibile. Magnifico. Ecco, devi fare così. Fare questo movimento. Poi piegarti. Così, vedi? Noi qui a Papua gli animali li uccidiamo e li mangiamo, nient'altro. I bianchi invece con gli animali ci giocano come se fossero giocattoli. Guarda, è come se fosse un toro. Sembra vero.
Alla fine del 12° mese, i bianchi hanno una grande festa per dire addio all'anno che finisce. O forse per accogliere quello che arriva. Non lo so, non abbiamo capito bene il significato di questa celebrazione. Per questa festa molto speciale, Mark e i suoi amici indossano dei vecchi abiti, gli abiti dei loro antenati. Non esattamente gli stessi, ma delle copie. È troppo lunga. A mezzanotte in punto, i bianchi diventano completamente folli. Gridano tutti «Felice anno nuovo! Buon anno nuovo!» Ridono e fanno pazzie di ogni genere. E perché si comportano così? Deve essere un'usanza dei loro antenati. I bianchi hanno un sacco di abiti diversi per le diverse ore del giorno e altri abiti speciali per le feste. E ancora altri abiti per il lavoro. Ma la cosa più straordinaria sono gli abiti dei capi. Sono davvero incredibili, perché da loro i capi hanno un mucchio di soldi. Quindi comprano abiti speciali per mostrare a tutti chi sono. Anche noi abbiamo indossato quegli abiti e vi assicuro che sembravamo dei veri capi. Da loro i capi iniziano a lavorare molto presto al mattino. Sono stanco. Una mattina ci siamo vestiti come loro e siamo andati a casa di un grande capo. I bianchi hanno molto rispetto per i loro capi e per salutarli indossano piume rosse sul capo. Poi siamo stati ricevuti nell'ufficio del grande capo. Questo perché anche noi siamo dei capi nel nostro paese. Ora io sono il presidente della Francia, di tutta la Francia, non solo di Parigi, di tutta. Nel villaggio di Polobi e Mugeia, gli uomini vivono in una capanna in cui le donne non entrano mai. Le donne vivono in un'altra capanna, con i bambini piccoli. I maschi uli considerano le loro donne insieme attraenti e pericolose. Non guardano mai le gambe femminili, considerate una parte molto intima del corpo. Le donne, invece, non devono mai toccare le piume, patrimonio esclusivo degli uomini. Quando ero in quella stanza, con tutte quelle donne bianche, mi chiedevo se stavo sognando o se era tutto vero. Incredibile. Hanno tutte quelle piume e mostrano il petto, il sedere, le gambe.
Il teatro era pieno di gente di tutto il mondo. Chi veniva dal Giappone, chi dagli Stati Uniti. Venivano da lontano solo per vedere le gambe delle donne. Magnifico. Voglio applaudire anch'io. Credo sia lo spettacolo più bello del mondo. Alla fine dello spettacolo siamo andati nella stanza dove le donne si vestono. Sophie, merci beaucoup. Julie, Sapete, avete piume davvero belle. Nel nostro paese ci sono degli uccelli detti del paradiso, che hanno piume forse anche più belle di queste. Possiamo chiedere al direttore di darci alcune piume? Me le fai provare, per favore? Io ti presto le mie. Sono troppo basso. Ho paura di ferirla con il mio bastoncino. Una delle cose che ci ha stupito di più è che in Francia sono le donne ad avere cura delle piume. Siamo stati perfino ospiti di una di loro, di nome Nicole, che sa moltissime cose sulle piume. Faccio un'eccezione solo per voi. Nessuno può entrare qui. No, è uguale. No, sono proprio identiche. Mettigliela sul capo. Mi dona, no? Dopo, salutata Nicole, le donne di quella casa ci hanno invitato a danzare con loro sul palcoscenico. Beh, un filmato molto insolito. L'incontro tra culture è anche un confronto di diverse visioni del mondo. Spesso quello che si dà per scontato da una parte è incomprensibile dall'altra. E allora proviamo ad addentrarci in questo tema, proviamo a mettere a confronto vari modi di interpretare un certo fatto o di vedere una stessa situazione. Le differenze a volte sono davvero sorprendenti. Messo di fronte a un paesaggio innevato, un italiano esclamerebbe una sola parola: neve. Un eschimese, invece, di fronte allo stesso paesaggio, avrebbe fino a 12 termini per chiamare quella distesa bianca e si metterebbe a distinguere la neve che cade, Quanik, da quella già caduta, Aput, quella secca da quella ghiacciata e poi quella granulosa, quella ammucchiata e via discorrendo. Questo è uno degli esempi più noti per comprendere quanto l'ambiente in cui viviamo condizioni il nostro modo di vedere le cose e di nominarle. Ma non c'è bisogno di arrivare fino al Polo Nord. I tedeschi hanno un solo termine, Blau, per indicare tutte le tonalità di un colore che noi identifichiamo con almeno 4 parole differenti: blu, azzurro, turchino, celeste. C'è poi un altro linguaggio che presenta differenze anche più marcate: è il linguaggio del corpo. Attenzione per esempio a non fare a un turco il segno ok con la mano. Crederebbe che lo stiamo insultando dandogli dell'omosessuale. E un giapponese penserebbe che gli stiamo chiedendo dei soldi. Sputare per noi occidentali è segno di grande maleducazione, un retaggio di quando la tubercolosi era uno dei mali che affliggeva l'Europa e si diffondeva attraverso saliva e catarro. Gli asiatici, invece, non lo ritengono affatto disdicevole, perché ritengono, a ragione, che non sia salutare trattenere il muco nelle vie respiratorie.
Nessuno spiacevole malinteso generano invece le espressioni del viso. Il riso, il pianto, la gioia, la sorpresa, la rabbia sono emozioni innate in tutti noi e dappertutto disegnano sui volti le stesse reazioni. Reazioni che però possono essere molto diverse a seconda di quello che viene servito in tavola. Insetti, cavallette e lombrichi sono una raffinatezza per milioni di uomini e sono un'ottima fonte di proteine e grassi in mancanza di carne. A pensarci bene, in effetti, i loro cugini acquatici, invertebrati come l'aragosta, il granchio, i gamberetti, costituiscono una prelibatezza anche dei menù occidentali. Al mondo esistono ben 42 società che mangiano ratti e in Cina nessuno si scandalizza se viene servito uno stufato di cane. Gli asiatici però rabbrividiscono all'idea di mangiare, come facciamo noi, ostriche crude o formaggi dall'odore forte come il gorgonzola. Se il gusto e il disgusto mutano con il variare delle culture e delle latitudini, anche l'occhio, come si dice, vuole la sua parte. Presso gli Zoé dell'Amazzonia, ornamenti che a noi possono apparire sconcertanti, come questi cunei di legno conficcati nella pelle, sono simbolo di nobiltà e bellezza. A pensarci bene, in fondo, anche dalle nostre parti, molte persone non esitano a sottoporsi a operazioni chirurgiche per avvicinarsi al loro ideale di bellezza. Un ideale che è cambiato molto nel corso dei secoli. Nelle corti francesi del Settecento, una pelle chiara era un requisito essenziale per essere apprezzati. Per questo uomini e donne si sbiancavano con la cipria. Oggi invece uno dei mercati più fiorenti è quello che ci propone prodotti e strategie per ottenere una perfetta abbronzatura tra creme, lampade ai raggi ultravioletti e lettini da spiaggia. Queste differenze tra le culture hanno radici antiche, riflettono la distanza che in passato fisicamente separava le società umane. I contatti infatti avvenivano in modo molto limitato. Mercanti, viaggiatori, marinai, magari missionari, ma le popolazioni, nel loro insieme, erano quasi completamente all'oscuro di quello che avveniva in altre parti del mondo. In un tempo brevissimo, nell'arco di vita dell'ultima generazione, è avvenuto un cambiamento radicale. La comunicazione in tutte le sue forme, viaggi, giornali, televisioni, commerci, turismo, eccetera, ha messo improvvisamente di fronte culture che erano evolute per secoli in modo largamente indipendente. E sempre più rapidamente nel mondo le persone usano le stesse auto, gli stessi telefonini o computer, si vestono allo stesso modo, dimenticando i loro dialetti, le loro tradizioni, bevono le stesse bibite e vedono in televisione gli stessi telefilm. Che conseguenze ha avuto questo impatto della modernità su culture così antiche? Beh, gli antropologi sul campo oggi possono davvero osservare e studiare tutto quello che è successo e arrivare a delle sorprendenti conclusioni. C'è un proverbio africano che dice: prima di entrare in un villaggio guarda come danzano, no? Credo che sia abbastanza significativo, ecco, a volte noi entriamo in casa d'altri, inteso entrando nei loro villaggi, nei loro spazi abitati, senza prima avere un minimo di conoscenza di quali sono gli usi, i modi di comportarsi, le abitudini di quelle genti. Ecco, entrarci con un passo leggero, con una certa dose di umiltà, con lo spirito di chi deve prima imparare come ci si comporta in quel posto, credo che sia una delle prime basi di comportamento in qualunque parte del mondo. Ecco. Oggi il mondo è molto più avvicinato nei suoi spazi, si conosce meglio l'altro. Qualcosa cambia, però a volte finisce che consideriamo gli altri proiettando su di loro un po' una serie di nostalgie di mondo perduto, considerando queste persone legate alla tradizione, che vivono in armonia con la natura. Un conto è vedere o sentir parlare, magari vedere la televisione, vedere sui libri o sentir parlare di africani, di asiatici, di sudamericani. Allora è molto facile poi anche apprezzare la diversità quando è distante da noi. Diverso quando invece ci si è trovati, come accade da
non moltissimi anni, a convivere con la diversità. E allora la convivenza a volte provoca anche delle tensioni, alimenta delle paure. La percezione dell'altro allora passa da una curiosità per la diversità a volte a una paura per la diversità. Non sono mai esistite delle culture intatte, se per intatte intendiamo isolate, che non siano mai entrate in contatto con qualcun altro. Tutte le culture sono il prodotto di incontri e di scambi. Tutte le società, tutte le culture hanno dato qualcosa e hanno preso qualcosa dagli altri. Quello a cui forse non si pensa mai abbastanza, tutti noi quando torniamo da un viaggio raccontiamo che cosa abbiamo visto e mai come e quanto siamo stati visti. E come veniamo percepiti dagli altri. Ecco, per esempio il turista spesso è visto come il fotografo, è uno che vive per fare fotografie o si spera per i locali per comprare souvenir. L'etnografia classica, quella francese di Marcel Griol, ha fornito un'immagine dei Dogon particolarmente ricca, legata all'animismo di un popolo di mistici. La realtà Dogon è molto cambiata, oggi la maggior parte dei Dogon sono musulmani, ma visto che i turisti vanno per vedere un popolo di animisti, i Dogon hanno capito molto rapidamente cosa i turisti si aspettano da loro e in qualche modo mettono in scena la loro cultura, cioè recitano la parte degli animisti per i turisti. Tra l'altro, ecco, poi questo meccanismo di incontro porta anche a delle trasformazioni, per esempio l'artigianato, e in qualche caso ecco, hanno dato vita a questo fenomeno appunto che è stato chiamato la samsonetizzazione, cioè della riduzione della misura, della dimensione di certi oggetti in modo che stiano nella borsa, nel bagaglio a mano, perché sennò i turisti hanno visto che il turista l'oggetto è troppo grande, a volte non lo comprava perché è scomodo da trasportare. Quindi un adeguamento molto veloce è anche il segnale di come queste culture siano tutt'altro che ferme e statiche, ma quanto mai vive e rispondano alle nuove sollecitazioni con estrema vivacità. Il fenomeno del turismo ha fatto sì che alcuni gruppi, è successo per esempio in Nuova Zelanda con i Maori, prendessero coscienza del valore della loro tradizione, che dopo magari anni di colonialismo era stata svilita e loro stessi avevano cominciato a pensare che fosse una cultura perdente. Nel momento in cui tu sei lì e vedi che molte persone partono da tutto il mondo per venire a vedere le tue statue, le statue dei tuoi antenati, le case dei tuoi antenati, le danze, cominci a pensare che la tua società, la tua cultura, la tua storia forse è importante. Viaggiare è importante, direi, vabbè, come diceva Sant'Agostino, il mondo è un libro aperto, chi sta a casa legge sempre la stessa pagina, quindi credo che il confronto con il diverso inteso sia come popolazioni, sia come paesaggi, come realtà storiche di vario genere, porti inevitabilmente a riflettere su noi stessi, a qual è la nostra posizione nel mondo. Il dono più grande che ci possa dare il viaggiare sia stato sintetizzato magistralmente da uno che è stato un grande viaggiatore, oltre che un grande scrittore, che è Richard Kapuscinski, che in un suo libro ha scritto: viaggiare per il mondo ci insegna ad essere umili. Ecco, credo che sia forse la frase più bella che si potesse scrivere sul viaggio. I grandi cambiamenti nelle culture umane degli ultimi 50-100 anni spesso sono avvenuti a causa della crescente diffusione di modelli vincenti. La storia dell'umanità è tutta una storia di migrazioni, di conquiste
e ha molti precedenti. Quello che ha motivato gli uomini a spingersi verso nuove terre è stato quasi sempre un interesse economico, politico o commerciale. Una penetrazione che ha spesso sconvolto già in passato le culture preesistenti. Basta pensare alle conquiste delle Americhe 5 secoli fa, ma ancor prima all'impero romano, che diffuse e impose il suo modello in quella che fu certamente la prima grande globalizzazione della storia. Ci sono state però anche conquiste e penetrazioni di altro tipo in tanti luoghi della terra che non avevano l'obiettivo di sottomettere uomini o di vendere merci o di diffondere religioni. Il loro passaggio non modificava in nulla le culture locali e sono quelle conquiste, per così dire gratuite, molto più rare ma molto più affascinanti, delle quali vogliamo ora parlarvi. Sono le imprese di quegli uomini che si spingevano in terre lontanissime, a volte del tutto sconosciute, per puro spirito d'avventura e non avevano niente da conquistare, se non il piacere di arrivare per primi in certi luoghi davvero sperduti, sopportando fatiche e sacrifici e a volte morendo per strada. All'inizio del Novecento vi furono alcune di queste memorabili imprese. Tutti ricordiamo, per esempio, quella del norvegese Amundsen e quella dell'inglese Scott al Polo Sud nel 1911. Meno nota invece è l'avventura di un altro esploratore inglese, che pochi anni dopo la conquista del Polo Sud si lanciò per primo in un'impresa davvero folle: attraversare tutto il continente antartico, quello che contiene il Polo Sud, da una parte all'altra. La sua è stata una vera odissea, una delle storie più incredibili del mondo dell'esplorazione. Sentite. Cercasi equipaggio per viaggio pericoloso, paga misera, freddo intenso, lunghi mesi di oscurità totale e ritorno non garantito. Ma in caso di successo, fama e onore. Ebbene, questo annuncio, davvero poco allettante, campeggia sui principali giornali londinesi nell'estate del 1914. L'uomo che l'ha redatto si chiama Ernst Shackleton e sta organizzando una spedizione al Polo Sud. E sa perfettamente a cosa sta andando incontro. A 40 anni ha già alle spalle 2 viaggi in Antartide e un titolo di cavaliere per meriti dell'esplorazione. Il suo piano è molto ambizioso e molto pericoloso: essere il primo uomo a effettuare l'attraversamento a piedi del continente antartico, cioè una marcia di 2800 chilometri nella regione più desolata e impervia del pianeta. All'annuncio di Shackleton rispondono in 27. Eccoli mentre posano davanti alla cinepresa. Sono immagini eccezionali girate dall'operatore della spedizione, Frank Hurley. Con loro ci sono anche 69 cani da slitta. Le immagini di Hurley raccontano poi di un lungo viaggio di avvicinamento molto avventuroso. Fra il 50° e il 60° parallelo, infatti, soffiano venti fortissimi, conosciuti come i 50 urlanti. Le raffiche, pensate, superano i 40 nodi e le onde di 10 metri di altezza. La nave di Shackleton si chiama Endurance, cioè resistenza. Ancor prima di arrivare a destinazione si capisce che dovrà onorare fino in fondo il suo nome. A dicembre l'Endurance e il suo equipaggio arrivano finalmente in vista della banchisa che circonda il continente antartico. È una delle estati più rigide da decenni e il potente motore a vapore della nave si fa largo a stento attraverso uno strato di ghiaccio ancora molto spesso. Finalmente, il 18 gennaio del 1915, Shackleton e i suoi toccano terraferma. E gli uomini montano subito il campo base da cui far partire le esplorazioni, effettuare i rilevamenti scientifici. L'umore è molto alto. Queste immagini mostrano uomini sorridenti che cercano di ingannare l'attesa con travestimenti e scherzi. Hanno modo di provare anche un'invenzione recente, le slitte a motore. L'Endurance però viene presto circondata dai ghiacci e al suo interno si sentono scricchiolii che non fanno presagire nulla di buono. La nave rimane imprigionata nella morsa dei ghiacci e finisce per andare alla deriva con il resto del pack. Shackleton e i suoi vengono trascinati loro malgrado a centinaia di chilometri dalla meta. Insomma, la spedizione è già fallita prima di cominciare, ma c'è di peggio. L'Endurance rischia di spaccarsi sotto la pressione della banchisa e quindi, armato di pale e picconi, l'equipaggio riesce una prima volta a liberarla. Ma è uno sforzo immane e inutile.
L'avanzata dei ghiacci infatti è inesorabile. L'Endurance si trova di nuovo schiacciata tra due enormi placche che spingono in direzioni opposte. Il legno dell'imbarcazione non può resistere a una pressione simile. Guardate queste immagini, sono impressionanti. L'operatore infatti è riuscito a filmare il momento esatto in cui l'Endurance si spezza per la pressione del ghiaccio. Impotenti, gli uomini guardano la loro nave sprofondare e ora sono soli di fronte all'inverno antartico, a migliaia di chilometri di distanza dai più vicini insediamenti abitati. Hanno messo in salvo tutto ciò che può essere utile, tende, viveri, scialuppe di salvataggio, e si accampano nel bel mezzo del nulla. Ma nessuno di loro ha intenzione di rimanere lì, inerte, e aspettare di morire. Shackleton ordina di caricare tutte le provviste sulle scialuppe di salvataggio. Hurley è costretto a lasciare la sua macchina da presa. Porterà con sé solo una macchina fotografica. Il 9 aprile del 1916 i 28 uomini sono pronti a prendere il mare, ma prima di lasciare la banchisa bisogna svolgere ancora un compito atroce: sopprimere i cani da slitta. Per loro infatti non c'è posto sulle piccole scialuppe. Dopo 15 giorni di navigazione, fradici, stremati, affamati, Shackleton e i suoi riescono a raggiungere un isolotto su cui nessun essere umano ha mai messo piede fino ad ora. I marinai la chiamano Elephant Island. Non c'è nave che passi da quelle latitudini e quindi non c'è speranza di soccorso. La salvezza, pensate, è ancora molto lontana, a 1200 chilometri. Tanta è la distanza che separa Elephant Island da un'altra isola, la Georgia del Sud, dove si trova un villaggio di balenieri. Quest'isola dell'impero britannico però si trova tra il polo sud e l'Argentina, è lontanissima, ma non c'è scelta. Shackleton si mette di nuovo in mare, stavolta però a partire è una sola scialuppa con 6 uomini a bordo. Devono appunto cercare di raggiungere a tutti i costi quel villaggio di pescatori. Se avranno successo, torneranno a riprendere gli altri 22 compagni con una nave di soccorso. L'impresa è disperata. La James Caird, così si chiama la scialuppa, è una barchetta leggera, lunga neppure 7 metri. Con delle tavole di legno i naufraghi hanno costruito una piccola cabina chiusa, alta appena 90 centimetri. L'hanno riempita con delle provviste e una zavorra di pietre per avere una maggiore stabilità in mezzo alle onde giganti, spazzate dai 50 urlanti. Nello spazio angusto sotto coperta, Shackleton e i suoi 5 compagni passano la maggior parte del tempo. Solo chi è al timone resta allo scoperto in balia del vento e dell'acqua gelida. In queste condizioni tenere la rotta con il piccolo sestante che hanno a disposizione è un vero problema. Nonostante tutte le avversità, dopo 16 giorni di navigazione, la James Caird riesce avventurosamente a raggiungere l'isola dei balenieri. Ma non è finita. Non sono ancora al termine dei loro patimenti. La sfortuna vuole infatti che il villaggio si trovi esattamente dall'altra parte dell'isola. Shackleton e i suoi compagni, bagnati, stremati, prendono una corda, un'ascia e si incamminano verso l'interno. Il percorso è accidentato, ci sono montagne da scavalcare e dirupi da scendere. Il vento sferza i loro corpi con raffiche che superano i 100 km orari. Non hanno una mappa, non hanno una tenda, non possono neppure riposarsi. Dormire in quelle condizioni porterebbe a una morte certa per assideramento. Dopo 3 giorni di cammino ininterrotto, i naufraghi finalmente arrivano in vista del villaggio di Stromness. La casa del custode è la prima immagine di civiltà dopo 2 anni di isolamento completo. I 6 uomini sono salvi. Ma Shackleton non ha dimenticato i compagni che ha lasciato a Elephant Island e si mette subito in moto per organizzare una spedizione di soccorso. 3 mesi più tardi, una nave cilena raggiunge l'isolotto e trova i 22 compagni di Shackleton. Sono allo stremo, certo, ma tutti vivi. Per settimane le barche rovesciate sono state la loro casa e la carne di pinguino il cibo giornaliero. Ernest Shackleton non passerà mai alla storia come il primo esploratore che ha attraversato l'Antartide, ma come l'uomo che ritenne la vita dei suoi compagni più importante di qualunque primato e di qualunque fama. In questa ricerca di nuove terre, di nuovi mondi, ci sono persone, lo abbiamo visto, che cercano di esplorare nuove terre, luoghi lontani e sperduti.
sono viaggiatori dello spazio, ma ci sono anche persone che dedicano gran parte della loro vita a viaggiare nel tempo, cioè a tornare indietro di 2, 3 oppure 20 secoli per rivivere in quei mondi altrettanto lontani, ricostruendo ambienti, oggetti di uso, abiti e anche armi del passato. Sono i gruppi storici che spesso hanno collaborato con noi, con Ulisse, in varie nostre puntate. Grazie al loro aiuto abbiamo portato i telespettatori, per esempio, tra le botteghe del Medioevo, ricostruite con molta precisione dagli abitanti di Bevagna, ma anche di Certaldo, e non solo loro. Abbiamo marciato con le legioni romane, la Legio Prima Italica, la 30ª Ulpia Traianea Victrix, fino in Dacia, e ci siamo accampati con loro. Abbiamo poi esplorato le ville romane del nord della Germania o dell'Austria. Abbiamo scoperto i barbari che invasero l'impero romano. Abbiamo capito come si viveva nelle grandi capanne dei capi vichinghi in Norvegia. E poi siamo riusciti a capire meglio le condizioni infernali della guerra in trincea sul Carso o le battaglie nei boschi delle Ardenne tra americani e tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Quando si è a contatto con questi gruppi ci si trova quasi sempre di fronte a dei grandi esperti che a volte sono dei veri archeologi sperimentali e si è contagiati dal loro entusiasmo. La sensazione è proprio quella di entrare in un'altra epoca per comprenderla meglio. Ma come agiscono questi gruppi storici? Qual è la molla che li spinge a ritornare a un mondo lontano? E poi quali sono le sorprese, le fatiche di questi reenactors, come vengono chiamati? Giorgio Franchetti è uno steward di una nota compagnia aerea. Il suo lavoro lo porta a trascorrere gran parte delle sue giornate fra i cieli delle rotte intercontinentali, tra un aeroporto e l'altro, a Tokyo come a New York, a prendersi cura dei passeggeri e infondere loro sicurezza. Ma questa è solo una parte della sua vita. Quando torno a casa smetto di essere Giorgio Franchetti e divento Lucio Valerio Seiano. Siamo all'interno del vasto parco della Cellulosa, lungo l'antica via Aurelia, all'estrema periferia di Roma. È fin dal primo mattino che quest'area del parco sembra pervasa da uno strano fermento. Ecco Giorgio. Velocemente si libera delle sue vesti da uomo contemporaneo. Via camicia e cravatta, al loro posto una tunica rossa. L'esperienza insegna che una striscia di stoffa rende le calighe più confortevoli. Ora la lorica amata. Le falere, si chiamano così i medaglioni pettorali. Le armille, sulle spalle, e poi il cinturone, il cingulum. Il gladio a sinistra e un piccolo pugnale a destra, il pugio. Ora il mantello, il sagum, fermato con cura da una fibula. Ma è l'elmo che ci permette finalmente di identificarlo. Quel pennacchio di traverso è inconfondibile. Lucio Valerio Seiano è un centurione. Leggio Ansigna! Nova! Oltre a Giorgio sono circa 50 i membri dell'associazione culturale SPQR, una piccola formazione appena comparsa nel vasto universo dei reenactors italiani. Appena 25 soldati tra ufficiali e legionari, 6 senatori con le loro matrone, 10 gladiatori e 6 vestali. Ma l'entusiasmo è tanto. Sono professionisti, impiegati, studenti, commercianti, casalinghe. Ciascuno di loro interpreta un ruolo della complessa trama sociale romana, a cominciare dall'esercito.
La legione che viene qui ricostruita è la Legio X Gemina Pia Fidelis Domiziana. Noi ricostruiamo un anno ben preciso, nell'epoca delle legioni, il 95 d.C., uno degli ultimi anni di vita dell'imperatore Domiziano, che è il nostro imperatore, della famiglia dei Flavi, e questo è riconoscibile dal tipo di armamento dei nostri legionari, che appunto è proprio quello della fine del I secolo d.C. I membri di questa associazione si riuniscono 3-4 volte al mese. Il loro è molto più che un semplice hobby. Non è facile trovare il tempo e soprattutto il denaro necessari per portare avanti attività così complesse. Per fare un esempio, una semplice daga, la spada corta dei Romani, in versione bronzata con fodero, costa circa 150 euro. Una corazza a fasce metalliche, la celebre lorica segmentata dei legionari, non costa meno di 200 euro. Uno scudo in legno come questo, per essere realizzato, richiede 30-40 giorni di lavoro da parte di Marius, il legionario falegname, al secolo Mario Rossetti, una delle colonne del gruppo. Sono uno che ama fare i lavori manuali, questo comunque è un gruppo che mi porta a fare parecchi lavori manuali, che mi porta a lavorare a legno, il cuoio, il metallo. La politica del nostro gruppo è quella di fornire direttamente l'attrezzatura a chi si avvicina a questo tipo di attività, però è anche vero che poi impone la manutenzione di tutta l'attrezzatura alle poche persone che la fanno. È una guerra, la lotta alla ruggine è una vera guerra, quella che combatte veramente la X Gemina. Io devo dire no. Ma ci sono i ragazzi più giovani che sistematicamente, credo, almeno ogni 15 giorni vanno a passare 1 o 2 pomeriggi a strofinare con le spazzole di ferro, ad ungere di grasso le armature e tutto il resto, insomma. Nonostante l'esiguo numero di partecipanti, la Legio X ha già conseguito risultati notevoli, soprattutto nella ricostruzione delle antiche armi militari romane. Questo è uno Scorpio, una piccola macchina bellica a torsione. Marius e Giorgio la mostrano con giustificato orgoglio a 2 rappresentanti del CERS, Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche, l'organizzazione che coordina i principali gruppi di reenactors italiani. Ma a impressionare i rappresentanti del CERS è soprattutto questa, la ballista palintona. Si tratta di una delle più potenti macchine da guerra del passato, impiegata dai Romani non tanto per sfondare le mura, quanto per distruggere le artiglierie nemiche. Per realizzarla, Marius si è basato sui resti di una ballista rinvenuta ad Atra, nell'odierno Iraq. Ci siamo documentati con gli scritti di Vitruvio e fortunatamente ci ha lasciato come una sorta di formula in cui si è in grado di costruire qualsiasi macchina di qualsiasi grandezza. Abbiamo scoperto, per esempio, che contrariamente a come viene dai più ritenuto, cioè che venissero usate dei materiali elastici, come per esempio i tendini di animale, in queste macchine utilizzare una corda di fibre vegetali intrecciate rende di più, perché queste macchine sviluppano una forza talmente elevata nei loro torsori che si sarebbe sprecata e sarebbe stata annullata dall'elasticità, per esempio, dei tendini animali. La ricostruzione è qualcosa che deve portarci alla fedeltà storica, però deve essere una fedeltà storica che deve essere funzionale. Faccio un esempio. Lo scudo romano, lo scutum, ha quella forma, ha quelle dimensioni perché viene da ritrovamenti che ci dicono che i romani usavano quel tipo di scudi. Sappiamo però che i romani erano molto più piccoli di noi, per cui noi ci siamo trovati in una manifestazione dove abbiamo fatto una ricostruzione della battaglia con dei galli, a renderci conto che i nostri scudi, fatti sul modello degli antichi romani e con le dimensioni degli antichi romani, non erano adatti a proteggere dei legionari che oggi sono alti 1,80 m e magari pesano 90 kg. E quindi lo scudo che dobbiamo ricostruire noi, seppure fedele all'originale romano, deve essere più grande per salvaguardarne la funzione. In Italia, il mondo della rievocazione storica in senso stretto raccoglie circa 300.000 appassionati, ma se si contano anche le attività delle Pro Loco, si arriva a oltre 3 milioni di persone, un settore che tra mostre mercato, artigianato specifico e collezionismo muove un mercato di svariati milioni di euro. A questo si aggiungono gli oltre 500 eventi storico-rievocativi che si organizzano ogni anno in Italia.
Tra ricostruzioni di battaglie storiche e parate, antiche regate e competizioni, il giro d'affari stimato è di circa 165 milioni di euro l'anno. Non tutti i gruppi di ricostruzione storica vantano al loro interno dei ricercatori. È in genere il CERS, nelle sue funzioni di coordinamento centrale, a mantenere i rapporti tra i singoli gruppi e le università e i musei italiani, come ci spiega il suo presidente Massimo Andreoli. Tendenzialmente il mondo accademico si è avvicinato, ma si avvicina sempre di più al mondo della rievocazione storica, andando ad assistere a quelle che sono le manifestazioni e gli eventi pubblici, perché hanno colto da tempo la potenzialità appunto dei rievocatori come sperimentatori, cioè come coloro che possono mettere in pratica le teorie dell'accademico. In questo modo si inizia una collaborazione che ancora oggi dà parecchie soddisfazioni. Forse la più interessante, quella che io ritengo più interessante in questo momento, è relativa allo studio per la ricostruzione di calzabraghe e calze tra Medioevo e Rinascimento. È un esperimento vero e proprio internazionale, sono coinvolti enti museali tedeschi, italiani e fine ultimo quello di riuscire a ricostruire delle calzabraghe. Ecco, un esempio di come il mondo accademico e l'evocazione si sposano la stessa causa per ricostruire un oggetto di vita quotidiana. Eppure, andando a chiedere a un rievocatore perché passa il suo tempo libero in gonnellino e con un elmo in testa, difficilmente risponderà per il bene della conoscenza. Il piacere di fare tutto questo viene veramente da dentro e non è facile spiegarlo a chi non lo fa, però posso dire che nell'armadio ho la divisa, nell'armadio ho la divisa da centurione, nell'armadio ho lo smoking, nell'armadio maglioni, camicie, cravatte. Io mi sento a mio agio solo quando mi vesto da centurione. Poi la cosa strana è che solo da centurione, non mi chiedere di fare altre figure né dell'esercito né della storia di Roma. Le farei, non mi darebbero il pathos che mi dà vestirmi da centurione. Questi gruppi storici ricostruiscono con estrema cura le situazioni dell'epoca con arredi, costumi, oggetti e si immedesimano nella vita dell'epoca, entrandoci dentro per così dire. Ma finiti gli incontri, ognuno torna a casa sua, ritrova le comodità della vita moderna, dalla doccia alla lavatrice, dai cibi in frigorifero al riscaldamento, eccetera. Ma cosa significherebbe veramente vivere nel passato, tutti i giorni e tutto il giorno? Che tipo di mondo sarebbe? Beh, un esperimento realizzato dalla società televisiva Wall to Wall ha proprio voluto scoprirlo, filmando giorno per giorno una famiglia che ha accettato di vivere per 3 mesi in una casa londinese degli inizi del Novecento. Parliamo di poco più di 100 anni fa, l'epoca dei nostri nonni o bisnonni. Ma come si viveva allora? Tutti sappiamo che non c'era l'elettricità e che l'acqua corrente era un lusso. Ma con la famiglia Bowler scopriremo che mancavano tante altre cose, piccole cose che diamo per scontate oggi, come per esempio lo shampoo. Vista dall'esterno, questa casa della periferia londinese potrebbe apparire simile a tante altre. Ma all'interno è unica nel suo genere. È stata restaurata per apparire esattamente come era nel 1900. Una famiglia dei giorni nostri è venuta a starci per 3 mesi per sperimentare come davvero viveva la gente comune in Inghilterra 100 anni fa. Non avranno riscaldamento, televisione, telefono e neppure l'elettricità. Potranno comunque contare su una cucina a legna, lampade a gas all'ultimo grido e il più gran ritrovato della tecnologia ottocentesca, il bagno con l'acqua corrente. Una tipica famiglia inglese si è offerta volontaria per fare da cavia. Siamo la famiglia Bowler! In un albergo poco distante dalla casa del 1900 comincia la trasformazione dei Bowler. Stamattina quando mi sono vestita mi sono sentita davvero speciale. È stato fantastico. Giravo su me stessa facendo roteare la gonna. Una meraviglia. Anche quest'altra deve infilarla dalla testa.
La costumista che collabora al progetto ha setacciato i negozi di antiquariato copiando delicati capi da museo per fornire alla famiglia un nuovo guardaroba. Questa gonna fa un fruscio perché l'idea della biancheria intima che fruscia sotto la gonna era considerata sexy. Sì? E come faccio per andare al bagno? Deve slacciare tutti i bottoni, fino a questo qua giù. Sì. In pratica deve arrivare al cavallo. Ah, sì, ho Poi separa i lembi dei mutandoni e può fare tutto quello che deve fare. Da veri esponenti della media borghesia vittoriana, i membri della famiglia dovranno arrangiarsi con soli 3 abiti e 3 ricambi di biancheria intima ognuno. Per i prossimi 3 mesi i ragazzi indosseranno questo tipo di vestiti, meno che a scuola. Si potranno cambiare dai vicini. Al contrario, i loro genitori dovranno tenerli di continuo. Per i bowler è giunto il momento di dare l'addio al 2000. Sono così emozionata, così nervosa. Se la Per rendere più reale possibile la loro vita nel passato, hanno accettato di rispettare una serie di regole. Nella casa saranno ammessi solo oggetti che esistevano in Inghilterra ai tempi della regina Vittoria. Non ci saranno cibi moderni, giornali, serate al cinema, né altre forme di intrattenimento tipicamente moderne. Ad accoglierli c'è lo storico Daru Rook. Oh, che bello! Oh mio Dio! Che ne pensate? Oh, sarà fantastico stare qui. È meraviglioso. Bellissimo. Oh, guardate! Oh, mamma! E guardate che c'è qua! Il vaso da notte! È anche decorato. Sta sul retro. La signora Bowler non potrà permettersi il lusso di usare carta igienica soffice per i prossimi 3 mesi. Questa sì che sarà una vera esperienza. Non credo che starò tanto qua dentro. Ah sì? Ma sei da leggere. È ora di alzarsi. Le 8:15. I Bowler si svegliano e cominciano il primo giorno della loro nuova vita da tipica famiglia del 1900. Il primo lavoro per Paul è quello di occuparsi della cucina economica che, oltre a servire per cucinare, grazie ad una caldaia sistemata sul retro, è anche l'unica fonte di acqua calda. Di sopra, intanto, Catherine è in bagno e sta per riscoprire il piacere di lavarsi i denti. Al posto del dentifricio, i vittoriani potevano scegliere tra il sale e il bicarbonato di sodio allo stato puro, da strofinare con uno spazzolino in setole di maiale. Oh, che impressione! Oh, Dio! È disgustoso! Bene, è ora di colazione. Che abbiamo stamattina? Niente latte, è diventato una specie di yogurt durante la notte. E non so neanche bene a che ora passerà il lattaio. La famiglia dovrà imparare a fare a meno di un articolo di lusso come il frigorifero. Iniziano i problemi per i Bowler. La cucina non riesce a produrre acqua calda. Questa storia dell'acqua calda è proprio una catastrofe. La prospettiva di non potermi lavare non voglio neanche prenderla in considerazione. Ho davvero bisogno di un bel bagno. Joyce deve stringersi in un corsetto con stecche di balena senza alcun aiuto. Scommetto che questo affare mi ucciderà. In un'epoca in cui in genere le donne avevano un seno più piccolo, il corsetto sorreggeva il seno e comprimeva la vita. Sottoveste numero 1. 2 tipi di sottoveste per imbottire il sedere. Addio. È la prima volta che Paul tenta di farsi la barba. I rasoi che noi conosciamo furono inventati solo nel 1901, per cui può servirsi soltanto di un rasoio a lama. Ci vuole molto più tempo di quanto credessi. È molto affilato? Sì, molto affilato, affilatissimo. Questo significa che non potrò usarlo per gambe e ascelle. Perciò diventerò sempre più pelosa. Oddio. Nella maggior parte delle famiglie quest'uovo sarebbe finito in padella, ma l'esperto in storia vittoriana Daru Rook ha suggerito a Joyce un altro modo di usarlo.
Cara Joyce, per lavare i capelli potrebbe provare un metodo che ho trovato in un'enciclopedia del 1860. Consiglia di sbattere 2 tuorli col succo di un limone e di massaggiare bene i capelli. Dovrebbe essere uno shampoo proteico e credo che funzioni. Pronta? Ah, che puzza. Adesso è fredda. Meglio così, perché se l'acqua fosse più calda ti ritroveresti in testa Uova strapazzate. chi bella vuole apparire. Non si tratta di vanità, ma di sentirsi a posto. Certo, igiene elementare. Mi sembra di sentirmi addosso l'odore di frittata. Spero che sia solo una sensazione. Da questa parte. Joyce ha deciso che c'è un limite a quello che lei e le ragazze devono sopportare. I Bowler hanno un conto aperto con il fruttivendolo, come effettivamente era d'uso a quell'epoca. È il momento della confessione. Abbiamo messo dello shampoo nel cestino. E alla cassa pensavo che avrebbero detto: potete prendere tutto il resto, ma questo non è permesso. Ma non è successo. Non l'hanno guardato neanche. È vero shampoo, è vero shampoo, è vero shampoo, è vero shampoo! È meglio dell'elisir di lunga vita. Fino alla fine dell'Ottocento le donne delle classi medie lavavano il bucato fuori casa, ma con la paura crescente di malattie come la tubercolosi e il colera che si diffondevano nei lavatoi, si iniziò a farlo in casa. Che c'è? Ho trovato un'altra macchia. Continua a strofinare. Speriamo che non ci voglia tutto il giorno. Non c'erano elettrodomestici ad aiutarle. Si fa in questo modo. Al posto della lavatrice si usavano delle tinozze e un particolare strumento di legno. Bisogna farlo andare su e giù. Devi premerlo anche contro le pareti. Nel 1900 ci volevano 12 ore per lavare quello che una moderna lavatrice lava con un ciclo di 40 minuti. Dopo 5 settimane Joyce ne ha abbastanza. Sinceramente pulire questa casa è l'unica cosa che riesco a fare. Ed è così noioso. 2 sono le cose. O divento matta o me ne vado. 100 anni fa quasi tutte le famiglie della classe media avevano alle loro dipendenze qualcuno per pulire la casa. Joyce può permetterselo tranquillamente e, come avrebbe fatto una vittoriana, mette un annuncio su un giornale per trovare una domestica. Ovviamente lei dovrà lavare i piatti, rifare tutti i letti la mattina e lei dovrà anche spolverare dall'alto in basso e anche pulire il caminetto, è compito suo. Togliere la cenere, la legna. Sì. Noi non abbiamo detersivi. Vedo che non avete l'aspirapolvere. Ero entusiasta all'idea di partecipare a questo esperimento. Pensavo sarebbe stata una bella avventura ritornare indietro nel tempo, rendermi conto di come vivevano i miei antenati all'inizio del secolo. Ma se io non posso uscire neanche una volta alla settimana, anche solo per andare a farmi una pizza, vedere un film in casa di amici, mangiare con loro un gelato o andare in discoteca, diventerò matta. Fare anche una sola di queste cose mi renderebbe molto felice. Nel 1900 la vita sociale degli adolescenti era rigidamente controllata. La cosa che più assomigliava alla discoteca era il ballo organizzato nelle chiese. Persino le letture romantiche erano sconsigliate. Per cercare di sollevare il morale di Catherine, Joyce le ha organizzato delle lezioni di piano. Matthew, si accomodi. Buongiorno Joyce, tutto bene? Sì, abbastanza. Catherine, è arrivato Matthew. I genitori dell'epoca vittoriana incoraggiavano le figlie a imparare la musica per favorirne l'avanzamento nella società. Prima pensa a divertirti tu, poi a divertire gli altri, d'accordo? Ti aiuterà ad affrontare anche i brani più difficili, più impegnativi. Metti il mignolo sull'A? Sì, così, brava. Si suona con tutte le dita, chiaro? Sì. Metti il medio sul Do. Se devo essere sincera, non mi importa un bel niente di quello che facevano le ragazze vittoriane per passare il tempo. Quello che facevano loro non mi interessa per niente. Brava.
Mi dispiace se sono maleducata e odiosa, ma io sono fatta così, chiaro? La vera Catherine Bowler è fatta così. Non diventerò mai una stupidina vestita in stile vittoriano che dice «Oh, io adoro come si vive nel 2000», ma fare la vittoriana è un'esperienza davvero eccitante. Ora so suonare persino il pianoforte. E ancora più eccitante, io ho imparato a richiamare le tovaglie. Io non lo dirò mai. Zitta! Quando io tornerò nel XXI secolo, la prima cosa che farò sentirò della musica, perché a me è mancata la musica qui. C'era troppo silenzio in casa. Avrò il telefono per contattare le persone e metterò abiti più comodi. Balsamo, shampoo, un buon dentifricio e tutte quelle creme che puoi mettere sul corpo, sui capelli, sulla faccia. Tutti i dolci. È stata un'esperienza incredibile. Davvero fantastica. Sì. È proprio una di quelle cose che vorrei conservare per sempre. Per conservare un ricordo della vita nel 1900, i Bowler hanno commissionato un ritratto di famiglia. Bene, ora sto per scattare. Siete tutti pronti? Sì. Ecco, fermi, scatto. Ora il loro pensiero va a che cosa li aspetta nel 2000. Ecco, sono libera. Evviva, sono pronta per... Le ragazze stanno indossando vestiti moderni e Catherine si è tolta l'odiato corsetto per l'ultima volta. Che gioia, non lo voglio vedere mai più. Ha preso la forma del tuo corpo. Infatti. Non te lo porti via, così lo fai vedere alle amiche. Sì. Vada pure. Arrivederci, grazie di tutto. Ciao. Arrivederci. I Bowler erano arrivati con una carrozza trainata da un cavallo e ora partono con un mezzo che ha la potenza di 85 cavalli. Adesso farò una magia. In questa puntata dedicata a mondi diversi, non poteva mancare quello virtuale, un mondo che molti di noi visitano ogni giorno su internet. In effetti la rete è diventato un vero e proprio pianeta dove si naviga, si raccolgono informazioni, si incontrano persone, cioè in fondo si fanno le stesse cose degli esploratori del passato, il tutto però stando a casa. E così si possono incontrare centinaia di persone senza stringere mai loro la mano, oppure fare conoscenza addirittura con nuovi modi di vivere. Insomma, è un nuovo modo di viaggiare. Questo non è un viaggio qualsiasi, è l'immersione in un altro mondo. Vero? Falso? Dipende. È un mondo sintetico di immagini generate dal computer, da vedere e da attraversare. È il mondo della realtà virtuale. Welcome to the real world. È stato calcolato che ogni giorno circa 1 miliardo di persone accende un computer e si collega a internet. La stima è approssimativa perché il numero cresce a ritmi vertiginosi giorno dopo giorno. Più utenti si collegano, più il mondo virtuale si espande. Internet, infatti, non è altro che una serie di computer collegati fra loro tramite le linee telefoniche diramate in tutto il pianeta. Non importa quanto l'altro computer sia lontano. Le distanze fisiche, grazie a questa fitta ragnatela, sono abolite. Basta un clic e sul nostro schermo si materializzano informazioni generate a migliaia di chilometri. E così, nel breve giro di un decennio, Internet è diventato il più formidabile strumento di comunicazione del pianeta. Aziende, società, istituzioni pubbliche, singoli individui. Oggi tutti hanno il loro sito dove raccogliere i propri dati o un indirizzo di posta elettronica dove essere contattati. Esistono perfino veri e propri mondi alternativi a quello reale. È il caso di Second Life. Second Life è un mondo in 3D in cui chiunque può vivere una vita parallela. Nato nel 2003, permette agli utenti, rappresentati da avatar, cioè da una rappresentazione grafica di se stessi, di interagire gli uni con gli altri. I residenti possono esplorare, socializzare, incontrare altri residenti e teleportarsi attraverso le isole e le terre che formano il mondo virtuale. Ma questo social network è prossimo all'estinzione. I dati più recenti, infatti, registrano un sensibile calo degli iscritti a questi universi virtuali. Forse questa seconda vita non riesce a essere un sostituto degno della prima vita, quella che viviamo tutti i giorni e che coinvolge appieno tutti i nostri sensi.
A spopolare invece oggi su internet sono Twitter o Facebook, i cui navigatori si scambiano informazioni, messaggi, foto, documenti. Più di 300 milioni di persone sono iscritte a Facebook, un'ascesa inarrestabile che fa di questo sito uno dei più utilizzati del pianeta. Queste piattaforme non hanno l'ambizione di duplicare o sostituire la realtà, ma si rivelano strumenti utili per facilitare e agevolare le relazioni fra persone e rendere in definitiva la vita, quella vera, più facile, veloce, estesa. Gli utenti di Facebook creano profili che spesso contengono foto e liste di interessi personali, scambiano messaggi pubblici o privati usando la chat o fanno parte di gruppi di amici. Chiunque abbia un computer e una linea telefonica può entrare a far parte di questo mondo potenzialmente infinito. Un orizzonte decisamente diverso da quello immaginato in origine dai creatori di Internet agli inizi degli anni 60. Pochi sanno che la prima rete di computer collegati a distanza fra loro, chiamata ARPANET, era stata creata da un'agenzia speciale del Pentagono in piena guerra fredda e doveva restare uno strumento segretissimo da usare esclusivamente a scopi militari. Quella virtuale sarà davvero l'ultima frontiera? Incontreremo solo lì gli ultimi indigeni? Beh, in attesa che nuove tecnologie ci aprano nuovi orizzonti, concludiamo qui la nostra puntata dedicata alla ricerca di nuovi mondi, vicini o lontani, reali o virtuali. Grazie per averci seguito. Vi aspettiamo alla prossima puntata. Ecco dove andremo. A presto. Nella prossima puntata viaggeremo in America, conosceremo storie e segreti dei presidenti degli Stati Uniti. Un anno fa è stato eletto il 44esimo presidente della storia degli Stati Uniti. Quali sono i meccanismi elettorali della democrazia americana? Il più terribile dei poteri in mano al presidente è quello di dare l'ordine di sgancio della bomba atomica. Fu Henry Truman nel 1945 a dover prendere la terribile decisione. Dietro le quinte. Uno staff di quasi 100 persone lavora alla Casa Bianca per assistere alle necessità del presidente e della sua famiglia. Il drammatico racconto dell'assassinio di Dallas, un giorno che ha segnato la storia del mondo. Vedremo quali sono oggi le misure che garantiscono la sicurezza dei presidenti. Chi ha ucciso Abramo Lincoln e perché? Quando è davvero finita la battaglia per l'abolizione della schiavitù in America?